Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video lungo, narrato con calma e ricco di dettagli su una delle coppie più amate e osservate dello spettacolo turco, Bergüzar Korel e Halit Ergenç. Se vi piacciono i racconti che intrecciano carriera, famiglia, scelte personali e il peso dei riflettori, rimanete con me fino alla fine. Prima di iniziare, vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare un like e, se volete sostenere il mio lavoro, a cliccare sul pulsante Unisciti. Pronti? Cominciamo. Due protagonisti, una storia che ha superato lo schermo. Il nome di Bergüzar Korel è legato a interpretazioni intense e a personaggi femminili complessi, capaci di emozionare senza bisogno di effetti speciali. La sua eleganza scenica è fatta di misura, sguardi, silenzi ben recitati. Halit Ergenç, dal canto suo, è un attore che ha saputo fondere rigore, carisma e una presenza in scena che riempie l'inquadratura. Insieme, hanno rappresentato, e per molti rappresentano ancora, un'idea di coppia solida, capace di affrontare l'altalena della notorietà. Questa immagine pubblica non nasce per caso, è il risultato di anni di lavoro, di progetti scelti con attenzione e di una riservatezza coltivata con coerenza. A differenza di tanti colleghi, Bergüzar e Halit hanno sempre mantenuto un profilo comunicativo sobrio. Poche parole, pochi proclami, molta sostanza. Carriere che si evolvono, vite che cambiano. Nel mondo dello spettacolo, i tempi sono compressi, set che si sovrappongono, prove, tournée, viaggi improvvisi. In mezzo a questa centrifuga, ci sono le scelte di vita, una casa da tenere in ordine, figli da crescere, un equilibrio da proteggere. Negli ultimi anni i due hanno alternato periodi intensi sullo schermo e sul palco con momenti più intimi, lontani dai riflettori. C'è chi parla di soggiorni prolungati all'estero, chi di una vita organizzata tra più città per ragioni sia artistiche sia familiari. Come sempre, nessuna dichiarazione ad effetto. Solo la sensazione, per chi osserva da fuori, che le priorità siano state ridefinite con maturità. Rumor, ipotesi, realtà. Dove finisce il racconto? Attorno a loro, periodicamente, riaffiorano voci, c'è chi scrive di crisi, chi di riconciliazioni, chi spinge verso un copione che ripete i soliti cliché. Vale la pena ricordarlo con chiarezza, la maggior parte di queste narrazioni appartiene alla sfera delle indiscrezioni. Il dato costante, verificabile, è la scelta della coppia di separare il più possibile la vita privata dal palcoscenico pubblico. Una scelta controcorrente nell'epoca dei social, che però racconta molto, certi legami hanno bisogno di silenzio per respirare. Le pressioni invisibili della fama. A volte dimentichiamo quanto possa essere faticoso dover spiegare tutto. Una fotografia con un'espressione stanca diventa il segnale di un malessere, due impegni professionali in città diverse si trasformano in indice di distanza, un'assenza a un evento è letta come rottura. La verità più semplice è anche la più spesso ignorata, le persone cambiano, i ritmi di lavoro cambiano, le famiglie crescono, le priorità si spostano. E quello spostamento non è per forza una crisi, può essere il segno di una crescita. Il mestiere dell'attore e la grammatica della casa. Ci sono momenti in cui il palco reclama tutto, e altri in cui tocca fare spazio al quotidiano. Chi conosce il teatro sa che la sera, quando si apre il sipario, bisogna esserci con corpo e mente. Chi conosce la famiglia sa che il mattino presto, quando la casa si rimette in moto, bisogna esserci allo stesso modo. Bergüzar ha più volte dimostrato di saper attraversare registri diversi, dalla televisione al teatro, con una delicatezza rara. Il pubblico la segue perché riconosce quell'autenticità che nasce dallo studio, ma anche da un vissuto ricco. Halit, con il suo percorso, ha mostrato la stessa attitudine. Professionismo e umanità non sono alternative, ma due lati della stessa moneta. La narrazione giusta non è quella più rumorosa. Per raccontare una coppia famosa è facile cedere alla tentazione dei titoli a effetto. Ma una storia ben raccontata, soprattutto quando tocca l'intimità, richiede un altro ritmo, più lento, più rispettoso. E allora proviamo a leggere alcuni segnali con uno sguardo diverso. Riservatezza. Non è distanza dal pubblico, è protezione. Non è chiusura, è cura. Scelte di lavoro selettive, non snobismo,
ma consapevolezza dei propri limiti e dei tempi della famiglia. Assenze mirate, non disinteresse, ma necessità di equilibrarsi per durare. Cosa chiedono davvero i fan? Se c'è un tratto che accomuna chi li segue da anni è la gratitudine. Gratitudine per le storie che hanno raccontato, per la credibilità portata in scena, per il modo in cui hanno saputo rappresentare una certa eleganza del sentire. Per molti, Berguzar e Halit sono diventati il volto di un modo di stare nel successo senza rinunciare alla misura. È naturale che il pubblico desideri aggiornamenti, conferme, rassicurazioni. Ma forse l'aggiornamento più bello è scoprire che, al di là del clamore, ognuno di loro continua a crescere nella propria dimensione umana. 3 chiavi per capire il presente. Per chi preferisce orientarsi con mappe concrete, ecco 3 chiavi di lettura, sobrie e realistiche, del loro presente. Autonomia reciproca. 2 artisti con identità forti possono attraversare fasi in cui le carriere non corrono in parallelo. È normale e non è un segnale negativo. Qualità sopra quantità. Meno apparizioni pubbliche non significano meno sostanza. Significano, spesso, più selezione e più energia dedicata a ciò che conta. Famiglia come baricentro. Quando la vita privata chiama, lo spettacolo si adatta. Non è un cedimento, è una scelta di responsabilità. Le lezioni che restano. Guardando a questa storia con un po' di distanza, possiamo portarci a casa alcune lezioni utili a tutti, famosi e non. Non tutto va raccontato, ci sono capitoli che vivono meglio lontano dalla cronaca minuto per minuto. Le relazioni crescono, non si ripetono, ciò che funziona in un periodo può aver bisogno di nuove regole in un altro. Il rispetto sostiene più del clamore, nei momenti complessi, l'unica vera alleata è la discrezione. E se un giorno tornassero in scena insieme? È la domanda che ritorna a ondate, li rivedremo mai insieme in un progetto importante? La risposta più onesta è che dipenderà dalla storia giusta. I grandi incontri, sul set, hanno bisogno di copioni maturi, di regie sensibili, di produzione capace di dare tempo. La nostalgia non basta. Serve una trama che parli anche a chi è cresciuto nel frattempo, che tenga conto di un pubblico più esigente e di attori che portano sul volto una vita vissuta. Sarebbe un dono vedere quella intesa tornare a brillare in un racconto adulto, che non rincorra il passato ma lo attraversi con consapevolezza. Il posto del pubblico in una storia privata. A noi, spettatori e ascoltatori, spetta un compito semplice e difficilissimo: accogliere senza pretendere. Accogliere ciò che viene condiviso e lasciare che il resto resti dove deve restare. Dopotutto, è anche così che si diventa comunità, imparando a stare vicino senza invadere, a tifare senza dettare regole, a rispettare i tempi altrui anche quando la curiosità bussa forte. Uno sguardo avanti. Qualunque cosa stiano costruendo oggi, Berguzar Korel e Halit Ergenc ci hanno già insegnato che resistere nel tempo non è questione di slogan, ma di scelte quotidiane. Piccoli sì e piccoli no, messi in fila con pazienza. Un calendario ripensato. Un viaggio rimandato. Un pranzo di famiglia a cui non si rinuncia. E poi il lavoro fatto bene, quando tocca lavorare, perché la credibilità in scena nasce anche dalla credibilità fuori scena. Se questo lungo approfondimento vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i miei prossimi video dedicati alle storie del mondo dello spettacolo turco. Nei commenti, ditemi cosa vi piacerebbe rivedere da loro in futuro, un grande progetto insieme, percorsi separati ma paralleli, oppure semplicemente più interviste in cui raccontano il mestiere e la vita con quella eleganza che li contraddistingue. Grazie per essere arrivati fino alla fine. Ci vediamo prestissimo con un nuovo contenuto. A presto e buona giornata.